Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi c'è un grande ritorno tra di noi, la lavagna. Allora, oggi mi aiuterò con la lavagna per spiegare l'uso dei due pronomi relativi che e cui. Questi due pronomi relativi si usano per unire due frasi. Sono due piccole parole importantissime nell'uso della lingua perché ci consentono di unire due frasi e rendere il nostro parlato molto più fluido, evitando ripetizioni superflue. Come uniscono due frasi questi due pronomi? Sostituendo degli elementi in comune nelle due frasi che noi uniamo. Nello specifico, il che sostituisce il soggetto della frase e sostituisce anche il complemento oggetto diretto. Il soggetto e il complemento oggetto diretto può essere un oggetto o una persona, non importa. Quello che noi dobbiamo vedere è se si tratti di un soggetto oppure di un complemento oggetto diretto nella frase. Al contrario, cui può sostituire solamente un complemento oggetto indiretto. Cui ha una particolarità. Si usa insieme ad una preposizione semplice che va messa sempre prima. Quando analizzeremo delle frasi, vedremo come scegliere la preposizione semplice da usare con cui. Allora, leggiamo queste due frasi. Sto leggendo un libro. Giada mi ha regalato un libro. Dobbiamo unire queste due frasi e ovviamente dobbiamo usare un pronome relativo. Quale scegliamo? Che o cui? Per fare la nostra scelta dobbiamo come prima cosa individuare l'elemento comune di queste due frasi. L'elemento comune è un libro. In entrambe le frasi, un libro è il complemento oggetto diretto. Perciò la nostra scelta ricade su che. Possiamo unire queste due frasi usando che. Sto leggendo un libro che Giada mi ha regalato. Vediamo un altro esempio. Leggiamo queste due frasi. La signora passeggia. La signora si chiama Maria. L'elemento in comune di queste due frasi è la signora. In entrambe le frasi è il soggetto. Quindi usiamo che o usiamo cui per unire queste due frasi? Usiamo che. La signora che passeggia si chiama Maria. Vediamo un altro esempio, leggiamo queste due frasi. Ho conosciuto una ragazza. La ragazza studia fisica. Vedete, se io parlo in questo modo, c'è una ripetizione superflua. Ho conosciuto una ragazza. La ragazza studia fisica, anche perché esiste il concetto di economia linguistica, cioè comunicare il più possibile e il meglio possibile con meno elementi possibile, dobbiamo eliminare un elemento che si ripete e lo possiamo fare usando i pronomi relativi. Qual è l'elemento in comune qui? Una ragazza e la ragazza. In questo caso ho conosciuto una ragazza è complemento oggetto diretto,
mentre qui è soggetto. Quindi dobbiamo unire queste due frasi con che. Quindi possono anche essere misti, cioè possiamo anche unire due frasi in cui l'elemento in comune è complemento oggetto diretto in una frase e soggetto nell'altra. Non c'è bisogno che l'elemento in comune delle due frasi abbia la stessa funzione grammaticale. Ho conosciuto una ragazza che studia fisica. Ho conosciuto una ragazza che studia fisica. Va bene? Vediamo un altro esempio. Leggiamo le due frasi. Tu hai venduto la bici a un ragazzo. Io ho conosciuto questo ragazzo. L'elemento in comune è ragazzo, no? Quindi qui un ragazzo e qui questo ragazzo. Nella prima frase è un complemento oggetto indiretto. Perché? Perché c'è la preposizione prima dell'oggetto. C'è la preposizione a. A quale verbo è legata la preposizione a? Al verbo vendere. Vendere a qualcuno. Nella seconda frase, l'elemento in comune che funzione ha nella frase è un complemento oggetto diretto. Ho conosciuto chi? Questo ragazzo. In questo caso usiamo cui perché compare il complemento oggetto indiretto in una delle due frasi che noi dobbiamo unire. Ho conosciuto il ragazzo a cui hai venduto la bici. Abbiamo usato il pronome relativo cui perché abbiamo sostituito un complemento oggetto indiretto. Abbiamo usato la preposizione a perché è la preposizione che noi troviamo prima del complemento oggetto indiretto, che si lega al verbo della frase. Quindi, per scegliere la preposizione da usare con il pronome relativo cui, è sufficiente pensare al verbo principale della frase e vedere qual è la preposizione che questo verbo regge. In questo caso, vendere a. Vediamo un altro esempio. Qual è l'elemento in comune di queste due frasi? L'elemento in comune è letto, quindi questo letto, il letto. Nella prima frase è soggetto, mentre nella seconda frase è complemento oggetto indiretto, perché l'oggetto è preceduto da una preposizione semplice, in questo caso in. Quindi usiamo cui per unire queste frasi. Il letto in cui dormo è morbido. Perché? Perché dormire in un letto. Perciò dobbiamo usare la preposizione in prima del pronome relativo cui. Facciamo un piccolo esercizio di ripetizione per usare il pronome relativo cui e ci aiutiamo con questa lista di verbi. Parlare di, telefonare a, uscire con, fidarsi di, contare su. Questi potete memorizzarli così, verbo più preposizione, perché sono praticamente delle costruzioni fisse, diciamo. Il film di cui ti ho parlato. La persona a cui ho telefonato. Gli amici con cui sono
uscita, eccetera, eccetera. Poi ovviamente la frase continua, però qui stiamo facendo solamente questo esercizio per memorizzare l'uso di cui con le preposizioni che dipendono poi dal verbo che usiamo. L'amico di cui mi fido. La persona su cui posso contare. Quando usate il pronome relativo cui, non dovete indovinare la preposizione perché è già nella frase che voi dovete unire. Vi basterà osservare il verbo della frase e poi cercare la preposizione. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia utile, spero che vi sia piaciuta. Se avete delle domande o dei dubbi, lasciateli nei commenti qui sotto. Grazie per aver seguito questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!